Ehi, bentornati sul canale. Oggi ho qui due prodotti targati Panasonic, come al solito. Li dovevo distinguere con due video, ma ahimè per motivi di tempo mi sono ritrovato in questa situazione. Però hanno un'ovvia caratteristica in comune, ovvero quella di emettere un suono. Inizio con la sveglia radio da comodino. All'interno della confezione ci trovate il manuale utente che comprende 8 lingue, fra cui aggiungo per fortuna il nostro italiano, poi una scatolina con dentro il cavo di alimentazione CA con l'alimentatore dedicato e infine la protagonista. Innanzitutto, per un miglior segnale estendo l'antenna, quella classica che si trovava nelle vecchie radioline anni 90. Che bei tempi. Dopodiché collego alla corrente e appena l'accendete, in automatico farà una ricerca delle stazioni. Incomincerà in modalità DAB, configurerà in base ai dati captati l'ora e la data e il prima possibile riprodurrà la prima stazione che trova. Per chi non lo sapesse, ma la vedo un po' difficile, la sigla DAB, ovvero DAB, sta a indicare le trasmissioni digitali della radio. Garantisce quindi meno interferenze e una migliore qualità audio. Fra l'altro questa unità supporta la band 3 e comunque la maggior parte di tutte le altre bande. Se invece preferite la radio tradizionale, la FM, per entrarci basta premere il tasto Source. Personalmente opto per quest'ultima perché succede che nella web radio si ha un leggero ritardo della buona latenza e quindi magari quando ascoltate un canale che vi propone, non lo so, un quiz a premio, per non perdersi nulla e rimanere sincronizzati è meglio la FM. Comunque, in ognuna di queste modalità di ascolto è possibile memorizzare fino a 5 stazioni, così andate rapidi nell'udire una determinata frequenza, magari non lo so, quel programma che c'è su Radio 24 alle 18:35. Non voglio fare esaltazioni, comunque per farlo bisogna semplicemente tenere premuto il pulsante di preselezione diretta che sta nel tastierino naturalmente. C'è un menu dove ci trovate la sveglia, che vedremo fra poco, la modalità notte e addirittura un equalizzatore e poi altre voci che vi consentono di personalizzare questa lingua, sì appunto la lingua, poi l'ora, la data, queste cose qui, reimpostare, quindi formattare. Riprendendo la sveglia vado a impostarla. Adesso qui non la sentirete, ma comunque inizierà a volume basso per poi arrivare gradualmente all'intensità che avete preimpostato. Per finire il Bluetooth, l'accoppiamento è possibile farlo anche con vecchi dispositivi, fra qualche secondo vedrete che cosa esce fuori. Purtroppo non so la versione, ma poco importa in questo caso, mica trasferisce grossi dati, è semplice musica. Per veramente finire, non so se avete notato prima questo alloggiamento, avete ora capito osservando quella parte lì. Potete installarci 4 mini stilo, quelle a doppio A. Allora, è importante averle perché fungono principalmente da gruppo di continuità. In questo modo, se la corrente saltasse, questa Panasonic continuerebbe a fare il suo dovere, fondamentale se avete impostato una sveglia, perché mettete caso che se eventualmente durante la notte saltasse la corrente e le pile non ci sono dentro, potreste ritrovarvi licenziati per essere arrivati in ritardo al lavoro.
Forse il secondo prodotto può interessarvi di più. Questa soundbar non avrà una radio e una sveglia integrata, ma l'audio cambia totalmente rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi a livello di funzionalità sia poco. Ce ne importerebbe poco perché bastano i 2 canali di uscita full range da 10 e 4 cm, gli 80 watt di potenza, il Dolby Digital e il DTS Digital Surround, per non parlare del Bluetooth che oggigiorno è sempre più sfruttato. Come posizioni nel frontale sia la cassa, nella parte superiore gli indicatori luminosi per segnalare lo stato di utilizzo, nel posteriore l'entrata HDMI ARC, la USB per l'aggiornamento del firmware, l'audio ottico per avere il massimo comfort e l'attacco per l'alimentazione. Sul lato dei tasti, quello di accensione e spegnimento, quello del volume più e meno, quello di input e quello Bluetooth. Telecomandino a 8 tasti per un controllo a distanza, vedete c'è anche la possibilità di cambiare la fonte audio. Si alimenta tramite una comune batteria RC. Potrebbe però diventare superfluo perché questa HTB200 si può comandare direttamente col telecomando del televisore. C'è un'altra sua versione più avanzata, l'HDB 250, che ha il subwoofer, prima di tutto, la cosa più importante, e poi 40 watt in più di potenza. Io comunque ho scelto questa per mostrarvi proprio la base che si può avere con questo marchio. Per parlare del prezzo, è come se ogni suo watt varrebbe €1 e qualche centesimo. In descrizione vi lascio ulteriori dettagli e i link Amazon che rimandano alla migliore offerta. Se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto per il supporto e ci vediamo alla prossima recensione.